Occhio di lince, ciao, mi chiamo Edu Thomas, sono il creatore del metodo Yoga e Neurologia Funzionale, un esperto in neurologia funzionale. Oggi alla lezione prenderò una posizione Ustrasana, posizione del cammello, per verificare come procedere un facilitante per migliorare l'esecuzione dell'asana. All'inizio faremo un tipo di respirazione unendo una respirazione pranayama ujjayi fatta nello yoga e l'altra nella neurologia funzionale che si chiama wave, che l'abbiamo già visto nel video precedente. Come si svolge questo esercizio? Iscriverti al mio canale e accendere la campanella di avviso. L'esercizio è molto semplice. Ujjayi, quelli che praticano lo yoga conoscono molto bene, è proprio creare il sibilo chiudendo leggermente la glottide e provocare proprio un rumore interno. Immaginate di avere gli occhiali appannati, ecco, di appannare gli occhiali. Ecco, questo è il rumore, ma con la bocca chiusa, sia nell'inspirazione che nell'espirazione. L'esercizio che si metterà insieme all'Ujjayi è il wave. Quindi inspiro con l'addome, passo al torace, espiro con l'addome, espiro con il torace, insieme al rumore interno nella glottide. Proviamo a fare questo esercizio, lo possiamo metterci in questa posizione, posizione in piedi, sdraiati o seduti. Allora, cominciamo questo esercizio prima della pratica, che ci sarà anche la posizione di Ustrasana. Inizio con l'addome, cerco sempre di immaginare che ci sia un filo che mi prende e mi tira la testa verso l'alto, testa posizionata sopra le spalle e comincio. Di nuovo. Facciamo l'ultima volta. Inspiro con l'addome, torace, espiro, espiro. È proprio questa respirazione, questa tecnica che utilizzeremo nell'eseguire Ustrasana. Questo non vuol dire che poi nelle altre posizioni utilizzeremo la stessa tecnica. Sarà comunque diversa. L'Ustrasana. Cerchiamo di posizionarci con le ginocchia puntate verso il basso e radicando quindi le ginocchia sul tappeto, sul pavimento. Sento proprio che ci sia questo filo che mi tira su verso l'alto, attivo le dita dei piedi, cerco di tenere le ginocchia non in spinta all'esterno ma leggermente all'interno, attivo, provate a toccare la parte posteriore delle gambe e sotto anche le natiche e porto il bacino in avanti e le cosce, i femori, i femori perpendicolari a terra e comincio il respiro. Non creerò un movimento esagerato di addome nell'inspirazione, ma ci deve essere questa, questa onda che inizia dal basso, viene verso l'alto e poi si svuota dal basso verso l'alto. Cominciamo.
e vado dietro. Inspiro. Espiro. Ancora una volta. Comincio a toccare le dita delle mani alla punta dei talloni. Vado. E ancora più dietro. Non mollo completamente la testa, tengo in controllo, tengo controllata. E l'ultima volta. Espirazione e vengo su in alto e mi siedo. Se avete notato, le gambe, il bacino si muove veramente poco o quasi niente. Ciò che si muove è la colonna vertebrale insieme al respiro. Allora, ho fatto l'esercizio stesso all'inizio, l'esercizio durante la pratica della posizione e poi adesso farò una sequenza per cercare di mettere insieme l'Ustrasana e poi alla fine faremo un altro esercizio di respirazione per ripristinare la pratica, per mettere il sigillo alla pratica. Bene, cominciamo con Adho Mukha Svanasana. Posso mettere i piedi, posso flettere una gamba e l'altra, cercando di andare bene giù in basso con tallone, togliendo pure un piede e l'altro. Separate bene le dita delle mani, bene le dita dei piedi. Inspiro fermo, espiro, Urdhva Mukha. Inspiro fermo, espiro, torno di nuovo in Adho Mukha. Vengo con la gamba destra avanti. Appoggio le mani avanti, collo dei piedi dietro, appoggio la mano destra, uno sul ginocchio e la mano sinistra e imbasso giù la testa. Faccio 2-3 respiri, lascio il bacino che sia in centro, sulla testa torno indietro, Adho Mukha. Ginocchio destro, ginocchio sinistro avanti, comincio dall'alto e vado in Ustrasana. Appoggio giù le mani, indietro, Malasana. 1 centimetro gli aloci lontani uno dall'altro e i talloni uniti. Intensamente lasciate il tronco cedere in basso. Bloccate leggermente l'addome e cercate di respirare solo sul tratto lombare.
mano a mano espirate, avvicinatevi sempre di più i talloni a terra. Stendo le gambe, piedi separati, Uttanasana e braccia conserte. Stendete completamente le ginocchia, aprendo bene la parte posteriore delle ginocchia. Se volete e avete comunque difficoltà, flettete leggermente le gambe e agevolate la caduta del tronco verso il basso, il rilassamento della colonna. Io stendo le gambe. Dita delle mani a copa, la testa su, la colonna che si stende e in avanti Adho Mukha. E ripeto tutto per fare poi dopo con la gamba sinistra. Stendo, aggiusto, ruoto i tricipiti in basso, portando le spalle lontano dalle orecchie, alzo i taloni, mi curvo, inspiro, espiro, Urdhva Mukha Svanasana, inspiro fermo, espiro, torno in Adho Mukha. Gamba sinistra avanti. Mi aggiusto, piede attivo, scendo in mezzo, giusto, ginocchio sinistro, ginocchio destro. Ora comincio dal basso Lustrasana, appoggio le mani ai taloni, inspiro, addome, torace, espiro, addome, torace. Espiro, vengo su, appoggio giù le mani, indietro, Malasana. Giù intensamente la testa e il tronco, spalle lontano dalle orecchie. Respirazione sul tratto lombare. Fermo la respirazione sulla parte anteriore del tronco. L'addome è fermo. Stendo le gambe, piedi separati, Uttanasana, incrociate, braccia conserte giù in basso. Stendo completamente le gambe. Dita delle mani a copa, la testa su e vengo giù in basso. Bene, per chiudere la lezione ci mettiamo nella posizione di Shavasana, faremo una respirazione che si chiama high-low, alto e basso il movimento addominale ma senza intervenire, quindi una respirazione involontaria. Metteremo le mani sopra l'addome per dare lo stimolo al mio cervello che il respiro sia in quella parte del corpo. Ci mettiamo sdraiati, stendete le gambe, tutte e due mani sopra l'ombelico e cerco di respirare naturalmente.
Cosa vuol dire naturalmente? Senza modificare. Se notate che il respiro sia un po' in basso, ma anche in alto, o in centro, ma non predominantemente in basso, create un piccolo peso, quindi premete leggermente l'addome per stimolare la parte più in bassa, che la respirazione sia sulla parte più bassa dell'addome. Più del 90% il respiro deve essere in basso, in questa posizione. Non vuol dire che questo respiro deve essere sempre fatto in ogni occasione, in ogni maniera o in ogni posizione. In ogni posizione. Deve essere fatto in questa posizione. Dal momento in cui sento che il respiro è in basso, il torace praticamente non si muove, io allargo leggermente le braccia, tolgo e cerco di sentire che le mani siano ancora lì. Quindi il respiro in quel luogo preciso. Bocca rilassata, lingua rilassata, viso rilassato e cercate di avere questo corpo che intensamente si riposa. Ogni volta che espirate, il corpo si attacca sempre di più a terra. Immaginate che il corpo sia come un palloncino, che ogni volta che butti fuori l'aria, tutto il corpo si sgonfia e si attacca a terra. Intensamente riposato il corpo. Bene, comincerete a muovere le estremità, per cui le dita delle mani e le dita dei piedi. Mi giro sul fianco sinistro in posizione fetale e vengo su in alto. Bene, la lezione è finita. Ricordati sempre di iscriverti al mio canale e di accendere la campanella di avviso. Ci vediamo lungo le strade.